Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Antipasti caldi, antipasti freddi, antipasti decorativi, come decorare il tavolo per la Pasqua e soprattutto un dolce perfetto per i nostri ospiti. Io vi abbraccio e vi lascio al video. Iniziamo con il primo antipasto. Abbiamo bisogno della pasta sfoglia. Lo tagliamo a quadrati, prima l'ho diviso in 3 parti. Adesso abbiamo bisogno soltanto delle punte di asparagi. L'altro asparago l'ho conservato per fare il risotto. Sulla carta da forno ho messo un po' di aceto balsamico e anche l'olio. Mettiamo bene le nostre punte, sopra mettiamo la pancetta e dopo la pasta sfoglia la fisso, proprio la premo con le dita in modo che rimane bello fisso. La spalmiamo bene con un uovo, lo mettiamo in forno a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Questo antipasto richiede, ma proprio richiede, metterci sopra un po' di grana. Il prossimo antipasto è molto decorativo, le ceste di uova. Ho messo dentro i gamberi, mais e il torlo delle uova. Il gambero comunque lo rompo a pezzettini piccoli piccoli. Aggiungiamo un po' di sale, un po' di pepe e la maionese. Ho messo tutto in una sac à poche per aiutarmi a riempire bene queste uova perché sono comunque molto piccole. Mi aiuto con la erba cipollina di fare comunque la cesta e li decoriamo con varie erbette e fiori commestibili. Tagliamo il baguette per metterlo in forno. Prima metto un po' di olio di oliva, potete aggiungere un po' di paprika, potete aggiungere un po' di rosmarino, insomma quello che vi piace di più. Io ho messo soltanto un po' di olio e li ho messi in forno a 180 gradi finché vediamo che ha un bel colore. Quando è pronto io comunque spalmo un po' con un po' di aglio, ma proprio appena appena. È un antipasto molto leggero, sopra mettiamo le mozzarelle di bufala proprio fresche, le apriamo e le spremo un po' con le dita. Mettiamo in mezzo un po' di prezzemolo, potete aggiungere l'erba cipollina, potete aggiungere o acciughe, ma io ho preferito di mettere le alici marinate. In mezzo comunque la mozzarella di bufala richiede il pomodoro, ho messo anche per abbellire un po' di pomodoro. Creiamo un mazzo di tulipani, ho tagliato l'uovo fino a metà e adesso pian piano mi aiuto a togliere il torlo, ci vuole un po' di pazienza ma si riesce. Mi aiuto anche con un coltello, pian piano di togliere tutto il torlo. Dopo il torlo servirà per il ripieno. Mettiamo un po' di senape, aggiungiamo un po' di maionese, il tonno. Poi vedete voi se la vostra maionese non è tanto salata, aggiungete anche un po' di sale. Ho messo tutto in un sac à poche e mi aiuto a riempire le uova. Giusto per dargli, no, il significato del tulipano, prendo un bastoncino, lo metto dentro in una erba cipollina, un foglio di cipolla e creiamo i nostri tulipani.
Questo antipasto è molto semplice, però mi piace talmente tanto. Ho tagliato la pasta sfoglia con la forma di una colomba. Dopo lo spalmo con un uovo e anche un po' di latte ci ho messo dentro. Li spalmiamo bene e li mettiamo in forno. Io sopra, dopo che ho messo l'uovo, ho spalmato con l'uovo, ci ho aggiunto anche un po' di semi di... Potete aggiungere di chia, di sesamo. Io comunque con un cucchiaio mi sono aiutata a premere un po' questi semi in modo che rimane dentro nella pasta sfoglia, perché dopo se noi lo mettiamo così, loro quando stanno in forno tendono a cadere, invece così provo come a fissarli. Li lasciamo a 180 gradi finché vediamo che ha già un bel colore. Nel frattempo io preparo per il ripieno. Mettiamo, come abbiamo già detto, facciamo il burro in casa, aggiungiamo soltanto la panna fresca e mettiamo a montare. Vi assicuro che quando noi facciamo questo antipasto con il nostro burro fatto in casa, anche perché adesso noi mettiamo delle erbette dentro, è molto buono, cioè questo burro con la pasta sfoglia è talmente delicato, molto profumato, ha un gusto ecco fatto veramente in casa. Il nostro burro è pronto in pochi minuti. Taglio l'erba cipollina e mettiamo dentro un po' di burro. Io ci ho messo anche un po' di, potete aggiungere o timo, origano, quello che vi piace di più. Io ho messo anche altri erbetti che mi piacciono, nel modo di aromatizzare il nostro burro. Poi io prendo questo burro, lo amalgamiamo bene nel modo che l'erba cipollina si amalga tutto dentro e mettiamo tra questi colombi un po' di burro. È così buono e croccante sopra e c'è l'intenso profumo del burro con l'erba cipollina. Il prossimo antipasto è molto semplice e molto amato dai bambini. Pasta sfoglia, stracchino e prosciutto. Ho messo soltanto su metà, l'altra metà lo chiudo, lo premo bene con le dita nel modo che non esca il stracchino sopra. Con una forchetta faccio dei buchi, spalmiamo con l'uovo e lo mettiamo in forno a 180 gradi per circa 25 quasi 30 minuti. Sopra ho messo anche un po' di sesamo, a me piace molto il sesamo, penso che questo l'avete già capito. Dopo lo tagliamo a quadratini ed è pronto, è molto buono. Ripeto, piace molto ai bambini. Facciamo delle ceste ripiene con petto di pollo e funghi marinati. Ho tagliato il pane per tramezzini, ho messo un po' di olio con un po' di aglio in polvere, ma proprio appena appena. Spalmiamo bene e li mettiamo in forno a 180 gradi per circa 10 minuti, 15, finché vediamo che già ha preso un bel colore. Quando sono pronte le nostre ceste, facciamo questo. Ho messo cubetti di petto di pollo, maionese e funghi marinati. Ecco, questo antipasto richiede proprio il fungo, no? Marinato, perché il petto di pollo è già dolce, c'è bisogno di qualcosa per spezzare. Riempiamo le nostre ceste e voilà, sono molto molto carini e soprattutto buoni. E che Pasqua è senza un dolce di quelli buoni buoni. Ho messo latte a scaldare con un po' di zucchero, lo facciamo scaldare. Dopo quando è caldo metto la gelatina. Amalgamiamo bene, guardate, se voi volete il cuore di questo dolce bianco, allora mettetevi soltanto latte bianco. Io lo volevo un po' colorato verso rosa, ho messo un po' di colore. Dentro comunque ho messo l'essenza di limone su tutti e due, ecco, richiede proprio il limone. Poi guardate, sbatto le uova, zucchero con un po' di sale, farina, un po' di vaniglia, insomma facciamo di semplici crepe. Soltanto che io li coloro, ecco, prima lascio l'impasto che un po' si riposa e dopo metto un po' di colorante.
visto che la tematica del mio tavolo richiede un po' di verde, un po' di rosa, che dopo vedrete, perché ho preferito di fare i colori verdi. Nel frattempo vado avanti, preparo la nostra crema, è semplicissima, soltanto mascarpone e la panna fresca. Mettiamo a montare, ho messo anche qua un po' di essenza di limone, voglio proprio che sia un dolce molto fresco. Nel frattempo vado avanti e mi preparo le fragole, abbiamo bisogno delle fragole che siano belle rosse. I nostri crepe sono pronti e adesso guardate facciamo come un tappettino, ecco. Con la crema l'ho messo in sac à poche perché vado meglio io così a lavorare con il sac à poche, ma voi volendo potete anche con il cucchiaio lavorare. Spalmiamo bene. Dopodiché prendiamo la gelatina che mi si è già raffreddata nel frigo, è stata per alcune ore, l'ho tagliata proprio le dimensioni che mi servono e inizio con questa gelatina. Dopo sopra spargiamo con le nostre fragole, prima inizio a chiudere, a bloccare i lati nel modo che non esca la crema e arrotoliamo il nostro dolce. Sopra potete decorare anche semplicemente con un cucchiaio o con un coltello ed spargere così con la crema va bene lo stesso. Impazzirà il vostro palato di una cremosità intensa di questo dolce. Adesso per decorare ho usato il filo trasparente, volevo legare questi rametti nel modo che non si veda, che sia molto più soft, molto più leggero. L'ho attaccato sopra, ho preso un po' di rametti di magnolia, proprio rametti veri. Adesso con la pioggia i fiori non c'erano più, ho preso i fiori artificiali e con la pistola, con la colla a caldo, ecco, mi sono aiutata a mettere su questi rametti, in modo che non si capisca neanche che sono dei fiori artificiali. Adesso ho preso anche dei tulipani bianchi, sempre con il filo trasparente, li ho legati, ecco, proprio in questa posizione, come vedete, e li ho messi sopra al tavola. Loro, quando voi mangiate, loro pian piano si aprono ed è un spettacolo. Prepariamo il nostro tavolo, ho preferito comunque di presentare un tavolo molto colorato, molto che richiama la primavera, per cui mi sono aiutata con un po' di candele colorate, niente di che. Mio marito era al lavoro, per cui mi sono gustata questo bellissimo tavolo con i miei 3 figli. Io vi ringrazio che siete rimasti con me fino alla fine e soprattutto vi ringrazio per il vostro sostegno di tutti questi anni. Vi abbraccio tanto e vi dico una serena e buona Pasqua a tutti. Grazie e noi ci vediamo presto. Buona Pasqua. Ciao ciao.